cosa può incuriosirvi, che cosa può... Perché noi abbiamo un difetto in questa fiera, cioè non abbiamo portato nessuna novità, perché Paolo e Francesca non è una novità, purtroppo. Guarda che in Italia questo l'ho visto raramente in giro, Sì, è vero, Cioè, ha un aspetto secondo me particolarmente importante, soprattutto perché non stiamo parlando di un gioco che nasce per il mondo del gioco. Premettiamo una cosa importante: Filippo Gasperi e Luca Mulazzani non sono, nonostante le mie dimensioni, dentro il mio corpo, perché non sono nessuno dei due. Okay. Questi due signori qui sono, soprattutto il primo, sono dei, scusate se mi sbaglio, ma sono dei gradaresi o gradariani, non lo so, cioè vivono a Gradara, appassionati di giochi, si sono resi conto per il lavoro che loro svolgono all'interno di questa cittadina che ci poteva essere la necessità di avere un prodotto di promozione turistica che nel loro caso e nel nostro, perché ci coinvolgevano, potesse avere anche un interesse ludico. Allora, perché andare a visitare una bella città come Gradara e portare a casa un oggetto fabbricato in Cina che non ha nessun senso e nessun significato? Si poteva fare di più. Noi ad esempio venivamo dall'esperienza anglosassone di andare a Londra, visitare il palazzo, uno dei palazzi storici della città, e tornare a casa col gioco del tesoro della corona. Allora ci siamo domandati: se lo fanno loro perché non lo possiamo fare anche noi? L'importanza di questo prodotto è qui, cioè abbiamo fatto per la prima volta un gioco vero, che non sia un puzzle, che non sia un memory, senza nulla togliere alla validità di quei prodotti, ma non era quello che noi volevamo. Un gioco che potesse rappresentare in maniera concreta la città e la possibilità di rivivere quello che si era visitato: il castello, la vita del borgo medievale, ma soprattutto la storia di Paolo e Francesca. Vi dirò una cosa che non tutti sanno: una città come Gradara ha 50.000 visite all'anno da parte di turisti, quindi pensate che potenziale enorme. Abbiamo trovato il modo, senza andare in giro a dire scusi, lei ci dà 500, ci dà 1.000 euro di sponsorizzazione, le mettiamo il marchietto sulla scala, non serve a niente. Noi siamo andati a dire: vi interessa un progetto di queste caratteristiche per promuovere la vostra attività, per promuovere la vostra città? Come ve lo possiamo sostenere? Comprateci copie del gioco. Voi oggi, se andate a Gradara, fate una visita, vi volete portare a casa un ricordo, vi portate a casa questo. Quindi provate a pensare: abbiamo dimostrato al pubblico dei nostri giocatori che è possibile, con delle buone idee, con un'amministrazione che ha la capacità di ascoltare, che si può portare il vero gioco da tavolo a disposizione di chiunque, che può essere italiano o può essere straniero, perché l'edizione è in multilingua. Poi il gioco, come ha detto oggi pomeriggio, noi lo dobbiamo ricordare, siamo qui a Play 2014, il gioco non è banale, perché è vero, abbiamo fatto un prodotto che sta benissimo nel bookshop di un castello come quello di Gradara, allora uno si aspetta che è un giochino dove tiriamo un dado, muoviamo una pedina, e invece no, questo è un gioco di deduzione e bluff, quindi è già intrigante da questo punto di vista, che permette di rivivere quelle che erano le lotte delle grandi famiglie nobiliari di quel tempo: gli Sforza, i Borgia, i Malatesta. Ogni giocatore rappresenta una di queste famiglie e cerca di prendere il controllo della città andando a influenzare i luoghi di potere. Quindi cercherà ad esempio di prendere dalla propria parte il mercante al mercato, o il frate nella chiesa della città, o il capomastro nella confraternita, fino ad arrivare a questo ciccione che porta gli occhiali, che si è ritrovato a capo del castello. Sono il sottoscritto, purtroppo. È una citazione che ha fatto il nostro disegnatore a mia insaputa, e attraverso queste personalità prendere il controllo e vincere a punti, ovviamente, la partita.
un gioco per 3-5 giocatori, uscito a dicembre del 2013, e a Play abbiamo presentato in anteprima la variante per 2 giocatori che abbiamo regalato a chi ha comprato la copia qui in fiera. È quello che io mi auguro, non solo per noi ma per il mondo ludico italiano, il punto di partenza per una nuova prospettiva di pubblicazione, perché è inutile continuare a sperare che gli appassionati, anche se in aumento, possano sostenere tutte le produzioni che portiamo, che non sono solo italiane, ma per la maggior parte, voi lo sapete bene, vengono dall'estero. Questo è un prodotto tutto italiano, stampato in Polonia dai nostri amici della Tref, però un ottimo prodotto, compromesso qualità-prezzo, come dicevo prima 3-5 giocatori, una partita dura dalla mezz'ora ai 45 minuti, vi posso dire con assoluta onestà che a Natale ci ho fatto giocare mia suocera e i miei cognati, quindi è un gioco veramente adatto a tutti. Oggi pomeriggio ho fatto un tavolo con 4 giocatori di Twilight Struggle, i nostri amici che giocano roba tosta sanno di cosa sto parlando e hanno detto complimenti, è un gioco per niente banale, quindi da qui a qui penso che tante tipologie di giocatori possano trovare nella propria biblioteca ludica lo spazio per poter inserire anche un titolo con queste caratteristiche. Questo lo si trova solo a Gradara oppure? Se noi ci fossimo parlati l'altro ieri ti avrei risposto sì, perché l'unica alternativa era purtroppo l'acquisto online nel sito della Sercester Cobbett, però ovviamente ai 20 euro di cui parlavo prima andavano aggiunte le gravose spese di spedizione che purtroppo sono inevitabili. Abbiamo fatto però un accordo proprio qui in fiera venerdì sera con la Raven Distribution, e i negozi affiliati a questa catena potranno farne richiesta e quindi il gioco potrà arrivare in tutti i negozi specializzati senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di sovrapprezzo. Invece di Ravenna ci puoi dire qualcosa? Ravenna Fatto d'Arme, che è un po' una promessa che i nostri appassionati pensavano noi ci fossimo dimenticati, e invece è una promessa mantenuta, nel senso che per ora il progetto è ancora in corsa. A partire dall'11 aprile 2014, esattamente 502 anni dopo la battaglia di Ravenna, si apre il crowdfunding con Spieleschmiede. Sono 2 parole tedesche che rappresentano un gruppo molto giovane, molto ben preparato, che si propone sul mercato europeo come la piattaforma crowdfunding specializzata per la raccolta fondi di giochi da tavolo. Tanto di cappello ai ragazzi del crowdfunding americano, ma loro sostengono tutto l'entertainment. Questi signori si sono specializzati nel gioco da tavolo, hanno già fatto delle altre raccolte fondi con successo con altri editori italiani, quindi noi non siamo i primi, speriamo di non essere gli ultimi. Hanno già aperto la raccolta fondi per San Pietroburgo, che è un titolo che a molti appassionati può dire molto, e noi all'11 aprile partiremo con Ravenna Fatto d'Arme. Ovvio che il progetto, che gli ascoltatori o i lettori di Gioconauta possono già aver saputo riguardo alla tipologia del progetto, che è rimasta intatta, si aggiungeranno dei pledge molto interessanti, tra i quali, ve lo posso dire perché li ho approvati, essendo uno dei 2 autori insieme a Gabriele Mari, col quale abbiamo fatto Lettere da Whitechapel. Tra i pledge più interessanti, se va in porto, vorremmo addirittura proporre un weekend a Ravenna dove noi vi accompagniamo sul luogo della battaglia e vi facciamo fare un giro della città. Questo per dirvi, dalle solite cose a un'idea di vivere un weekend nei luoghi in cui si sono vissute queste esperienze 500 anni fa. D'accordo. 10 minuti. Grazie per tutto. Grazie mille, sei veramente Ragazzi, un grande. come al solito si fa tutto quello che si può.
Dogana.